Ragazzi, buongiorno. Oggi ci vediamo riuniti qua per riportare in vita un carburatore. Ragazzi, questo qua è un Kane, il V40. Stiamo andando a revisionare il motore, stiamo andando a fare una lavorazione. È un mezzo taccone, non è proprio un ripristino, quindi noi abbiamo fatto un video dedicato perché non ne vale la pena. Ma su un bel carburatore sporco così, fermo da forse 2000 anni, con tutti gli agenti atmosferici che sono intervenuti su questo carburatore per ossidarlo in questa maniera, sicuramente non basterà lavarlo, quindi andiamo a fare una lavorazione un po' particolare dove fa venire un po' la pelle d'oca, ma è l'unica soluzione per riprenderlo. Ovvero andiamo a fare una micropallinatura, una sabbiatura. Andiamo a sabbiarlo con delle sfere di vetro e della soluzione salina, in modo tale che poi mettendolo in vasca a lavarlo, le sfere di vetro sono talmente piccole e talmente polverosa che non attappa nessun condotto, e il sale tende invece a corrodere un pochettino l'ossido, e con l'acqua, con lo shampoo andiamo poi a portarlo via. Andiamo a revisionarlo totalmente. Abbiamo già comprato il kit di revisione per quel che riguarda i getti e le guarnizioni, quindi guantini, e andiamo a smontarlo. La parte bella è che bisogna smontarlo facendo un minimo attenzione a non spaccare niente. Iniziamo nel togliere tutti i tubi, tubini e tuboni. Vi faccio vedere il carburatore, ragazzi, perché questa serie di carburatori, quindi i Kane fatti così, non è raro trovarli. Ce ne sono veramente da tutte le moto. Poi possono avere una valvola in più, una valvola in meno, una forma leggermente diversa, ma vi posso assicurare che il funzionamento di quasi tutti i Kane è uguale, a meno che non troviamo dei Kane su delle moto giapponesi come il Virago o roba del genere, che sono carburatori messi in orizzontale, non in verticale, hanno una tecnologia tra virgolette totalmente diversa, quindi non è uguale a questo. Se ce ne sarà di nuovo l'occasione vi faremo un bel contenuto. Tolti i tubi, tolto tutto ben tolto solo i tubi. Adesso vi porto con me, mettendo la telecamera qua vicino, per farvi vedere nel dettaglio come andiamo a smembrarlo. Non ci interessa mischiare le viti, perché intanto tutte queste viti qua le andremo tutte a cambiare, perché revisioniamo un carburatore, mica possiamo lasciare delle viti tutte brutte e arrugginiti. La parte bella, ragazzi, dei giapponesi, la parte bella, ragazzi, dei giapponesi, che nonostante questo carburatore abbia 2000 anni, la membrana è ancora perfetta. Parliamo di una moto del 96, ragazzi. La membrana è ancora perfetta. Visto che non dobbiamo fare tutto nuovo, ma dobbiamo renderlo funzionante, andiamo a pulirlo tutto. Dobbiamo ovviamente togliere un po' di porcheria, un po' di ossido all'interno, rifare i condotti, quindi pulire totalmente i condotti, ed è per questo che purtroppo un classico lavaggio non basta. Chissà cosa c'è qua dentro, ragazzi. È sempre bello quando smonti sti carburatori, non sai mai cosa trovi all'interno. No, pensavo molto peggio. Il galleggiante è bello, non ha benzina dentro, quindi siamo in quadro. Allora, molto importante, ragazzi, da dover andare a lavare è anche l'altra parte del polverizzatore, quindi questo pisellino che tra virgolette esce, dobbiamo andarlo assolutamente a rimettere in quadro. Quindi andiamo a lavare e ricontrollare tutto. Fare particolarmente attenzione, ma ve lo dirò dopo, perché è conico da una parte o dall'altra, ha una conicità, quindi dobbiamo andarlo a rimettere assolutamente nella sua posizione ottimale, altrimenti rischiate di avere una moto che si comporta malissimo e non capire perché dici cazzo, ma i getti sono a posto e li ho revisionati, tutto a posto, ma lui non funziona, e può non funzionare per quel motivo. Questo qua, ragazzi, è la valvola della ripresa che si va ad azionare tramite depressione e ti spara tra virgolette un pelino di benzina in più alla moto in fase di accelerazione. Questa qua, idem con patate, e un'altra parte di valvola meccanica adesso vedete che è bloccata, quindi non sta funzionando, dobbiamo andare a ripristinare del tutto. Nel momento in cui io con la ghigliottina vado a chiedere gas, quindi ad accelerare, lui mi fa questo movimento, mi alza questa forchetta e in automatico mi va ad alzare leggermente lo spillo conico per facilitare il flusso della benzina in fase di ripresa. Quindi lui mi alza forzatamente la ghigliottina per far sì che possa avere un flusso di benzina più diretto, più veloce. Questo perché questo qua fate finta che è montato sulla moto. Quando noi andiamo ad accelerare, in verità la ghigliottina, che è questa parte che è posizionata così,
La ghigliottina accelerando non subisce modifiche, lei non si alza, si apre solo la valvola farfalla. Aprendo la valvola farfalla crea la turbolenza della depressione all'interno del motore, che grazie ai passaggi dell'aria che ci sono sul carburatore, uno qua, i getti lì e questa uscita qua, lui in automatico nel momento in cui si genera la depressione, la valvola a farfalla tende a aprirsi. Nel momento in cui si apre arriva effettivamente il flusso della benzina mischiata con l'aria, quindi diventa miscela e fa in modo che mi arrivi la miscela direttamente al motore. Se io non ho flusso aria, quindi non ho bassa depressione, lei non aprirà come si deve. Ci sono dei modelli di CV, dei modelli di Kane, come in questo caso questa valvola qua che è una valvola a depressione, invece altri carburatori come questo carburatore qua, ragazzi, che è sempre un Kane montato su uno sposter, dove è una valvola meccanica. Questa valvola qua ti va, nel momento in cui acceleri, a comprimere questa membrana che abbiamo qua, che però è gestita tramite la depressione, meccanicamente va a comprimere la membrana e da questo ugello ci esce della benzina, quindi mi velocizza, tra virgolette, il tempo morto tra il mio gas, il mio comando del gas e la reale depressione risposta del motore. Questo mi facilita e mi velocizza lo spunto, la ripresa, quindi nel momento in cui il carburatore deve fisicamente partire immediatamente. Andiamo a togliere tutto, che continuiamo a smembrarlo. È bellissimo come funzionano i carburatori, ragazzi. Io sono totalmente affascinato dai carburatori. Io più vado avanti e più mi rendo conto che come cazzo hanno fatto ad arrivare a questo punto, a capire tutte queste cose, a gestirla, cioè mettere 3 getti diversi, addirittura abbiamo dei carburatori con 4 getti diversi. È fantastico, il carburatore è fantastico. L'iniezione è tanta roba, ragazzi, perché l'iniezione, vabbè, è una figata clamorosa, ma cazzo, ragazzi, il carburatore, chi ha creato il carburatore è stato veramente aveva veramente l'uccello duro. Il carburatore in generale, perché poi può essere un Mikuni, un Kane, qualsiasi carburatore che voi abbiate in testa, tra virgolette, di ultima generazione, quindi vuol dire stiamo parlando di carburatori anni 90-2000, perché poi è arrivata l'iniezione. Dio grazie che è arrivata l'iniezione, perché l'iniezione è ciò che Dio fece. Ora dobbiamo solo vedere se riusciamo a toglierla senza rovinarla. Questa qua, ragazzi, la ghigliottina esce talmente giusta che nel momento in cui hai della sporcizia sulle pareti della ghigliottina rischi di non riuscire a farlo uscire, quindi bisogna fare molta attenzione. L'abbiamo smontato in ogni sua parte, abbiamo lasciato il corpo nudo, la vaschetta anche, andiamo a denudarla di tutte le guarnizioni, qualsiasi cosa che possa avere, in modo tale da andarlo a pulire bene. 1, 2 e 3, possiamo andare in sabbiatrice, ragazzi. Ci siamo, li abbiamo appena tolti dalla sabbiatrice. Come si può già vedere, il risultato è devastante. Ora gli diamo una soffiatina veloce e poi andiamo in lavapezzi. Quando c'è il battesimo di vostro figlio o la comunione, la cresima, date questa agli invitati, anzi mettete qua con dentro i confetti, è una bomboniera, ragazzi, è bellissimo. Andiamo a montare col kit di perfezionamento, kit di revisione. Qui abbiamo i getti nuovi, noi utilizziamo questi, ragazzi, sono giapponesi, funzionano molto bene, e quindi ora andiamo a rimontare il carburatore con tutti i getti. Allora, prima cosa andiamo a montare lo spillo nuovo. Ok, spillo messo, ragazzi, e siamo a posto. Iniziamo con la parte della valvola farfalla. Quindi abbiamo questo da prendere, vediamo fisicamente se scorre bene, e scorre direi benissimo. Sulla valvola farfalla bisogna fare attenzione perché i lati sono smussati diversi. Il bordo è fatto esattamente in questa maniera, in modo tale che quando vado a chiudere lui va a sigillare su tutta la sua superficie e non solo sul labbro. Quindi in questo caso noi abbiamo il carburatore che quando sigilla così, questo è il lato giusto, in modo tale che noi abbiamo la parte tagliata che in chiusura mi vada imbattuta in questa maniera. In questo caso vedete che ci scorre bene perché abbiamo ripulito tutto, ragazzi. Andiamo a mettere
l'arricchitore che, se vi ricordavate, non scorreva nella maniera più assoluta. Vedete, ora invece è bello libero. Vedete come funziona? In questo caso qua lui ha la guida che scorre sulla pista dell'acceleratore, accelerando, e mi crea questo movimento che in automatico, andando a riposizionare il supportino per la membrana, mi va ad azionare la membrana. Vedete che accelerando si alza la pista. Andiamo a mettere tutti i pezzi che ci hanno fornito nel kit nuovo: polverizzatore, getto del massimo, getto del minimo, il nostro bel supportino del getto, spillo conico nuovo, l'anima degli mortacci sua, vite, molla, la rondellina in rame e OR, guarnizioncina nuova, e chiudiamo. Andiamo a mettergli la valvolina, la molla e chiudiamo. Possiamo andare a infilare la ghigliottina. Bisogna fare attenzione a infilare l'ago, lo spillo, all'interno della sua sede. Vedete? È uno interno all'altro, perché se lo mettete e spingete rischiate di deformare l'ago, di piegare l'ago. E se piegate l'ago, ragazzi, è un ago che non funziona più, quindi vi darà solo ed esclusivamente un sacco di problemi. Ci siamo? Ora ve lo faccio vedere. Ragazzi, guardate che splendore, è ritornato a essere assolutamente perfetto. Il meccanismo, come potete vedere, di arricchimento funziona. Nel momento in cui vado ad accelerare, guardate la ghigliottina dentro, vedete quello che vi dicevo, questo sistema qua velocizza l'apertura della ghigliottina. Poi è una cosa che tira l'altra, quindi più aria tende ad aspirare, più viene creata depressione, più si apre velocemente. Meno depressione ha, più sarà lento, più depressione si crea tra il collettore del carburatore e le valvole praticamente, quindi la testa della moto stessa, più velocemente sarà la risposta del carburatore. In questo caso non abbiamo la pompetta della benzina, abbiamo una pompetta dell'aria che serve a comandare sempre, ad aiutare ad alzare più velocemente sempre la ghigliottina, e in più abbiamo anche quest'altro arricchitore, questo, che serve a velocizzare meccanicamente, a dargli quell'input di quei 4-5 mm in più, giusto per far sì che nel momento in cui gli dai la manata sul gas, quindi l'accelerazione, non hai quel boom e poi parte, quindi hai subito una risposta pronta sempre per un carburatore che ha come metodo di funzionamento la depressione. Ci sono i carburatori come invece il Mikuni che hanno la ghigliottina comandata direttamente all'acceleratore, quindi nel momento in cui tu vai ad accelerare non stai aprendo la valvola per creare la depressione, ma stai fisicamente aprendo la ghigliottina con una mega pompetta. Per il momento abbiamo il nostro bellissimo Kane, il VE40, che è assolutamente perfetto. Ragazzi, se vi sono piaciuti questi minuti, vi chiedo la gentilezza di lasciarci un like. Non per me, perché la mia faccia da culo, quella è per il carburatore nuovo. Se avete bisogno di contenuti particolari, scrivetelo, cercherò di accontentarvi. Se vi va, iscrivetevi al canale. Ragazzi, da me e dal carburatore per oggi è tutto. Ciao ragazzi, alla prossima.